appena attraversato il confine mi sono fermata nel monastero di San Naum, un posto molto strano, molto particolare, ma decisamente vale la pena fermarsi. Qui il contrasto con l'Albania è fortissimo perché il posto è assolutamente pulito, verde, ordinato, sicuramente per attrarre più turisti, ma dopo aver passato così tanto tempo in Albania è stato un po' scioccante. Qui abbiamo potuto ammirare dei meravigliosi pavoni che combattevano con dei piccolissimi uccellini. Guidando lungo il lago sono arrivata alla città di Okrida, una città secondo me meravigliosa, molto affascinante e molto tranquilla. Il lago è immenso e si può vedere la costa e le montagne dell'Albania dall'altra parte. Una delle attrazioni maggiori per me sono state le tartarughe. Anche qui sono stata affascinata da meravigliosi tramonti sul lago. Ho poi continuato il viaggio verso il Parco Nazionale di Mavrovo, un luogo molto verde e naturale, molto tranquillo ma anche con tante attività turistiche. In particolare sono stata incantata da questa chiesa abbandonata, semplicemente incredibile. Ho preso la decisione di dormire di fianco al lago in macchina. Non è stata una decisione molto intelligente in quanto mi sono congelata dal freddo. Il viaggio è continuato nel Matka Canyon, molto vicino alla capitale. Oggi vi porto a fare una passeggiata nel Matka Canyon, questo posto meraviglioso. C'è un sentiero bellissimo che parte dall'inizio del canyon e corre lungo tutto il fiume e continua per un lungo percorso. Forse ho camminato già per più di un'ora e non è ancora finito il sentiero. Non sono sicura dove arriverà perché non andremo fino alla fine, ma dovrebbe arrivare più o meno di fronte alla grotta, alla cava, che non si può raggiungere a piedi, quindi potremmo vederla solo dall'altra parte, quindi non ha molto senso andare fino là. È un posto meraviglioso, è così tranquillo, non ci sono persone, non ci sono turisti e ci sono queste montagne altissime, meravigliose, che sono lungo tutto il percorso. C'è questo sentiero che ogni tanto è scoperto, quindi puoi vedere il fiume, e ogni tanto è coperto da alberi, da piante. È pieno di lucertole, tantissime, e di insetti di cui non voglio neanche conoscere il nome, non sono una grande appassionata. A quanto pare in questa area ci sono piante ed animali che non è possibile trovare in altre zone del mondo, quindi molto interessante, anche se non sarò in grado di riconoscerle comunque. Quello è il fiume, un colore meraviglioso. È possibile noleggiare un kayak e si può fare il giro di tutto il fiume con quello. È una buona idea in realtà se volete raggiungere la grotta, perché non si può raggiungere a piedi, perché il sentiero è dall'altra parte rispetto alla grotta. Quindi se volete entrare nella grotta potete farlo solo attraverso una barca, giro in barca, o prendendo un kayak. Una terza opzione per arrivare fino alla grotta è prendere questa cosa, una bicicletta su acqua, forse la chiamiamo pedalò in italiano, non sono sicura, sembra molto divertente. La pausa caffè.
fa caldissimo, quindi ora scappiamo, ma è stata una passeggiata fantastica. Vi consiglio assolutamente di visitare questo canyon. Se capitate in zona, fate il giro in barca, in kayak o anche solo una passeggiata lungo le sponde del fiume, del canyon, perché ne vale veramente la pena. E se poi volete recuperare un po' di energie, vi consiglio il caffè. Avete una bella vista sul fiume, molto carino. Un ultimo consiglio extra è quello di venire di mattina, perché questa mattina non c'era assolutamente nessuno, eravamo quasi gli unici, ma ora è pieno di gente, sono circa le 3 del pomeriggio e ci sono tantissime persone, quindi venite di mattina se volete godervi il posto in tutta tranquillità. La prossima tappa è la capitale della Macedonia, Skopje, una delle città più strane che io abbia mai visto. L'architettura è molto diversa e sembra quasi confusionaria, come se ogni edificio fosse stato costruito in un periodo storico diverso, da un artista diverso, con uno stile diverso. Mi trovo sulla fortezza di Skopje, è un posto molto strano perché è completamente abbandonato, non capisco il senso di questo posto. Potrebbero prendersene cura, potrebbero farne un centro turistico che le persone vengono a visitare, ma è completamente abbandonato, guardate. Questo edificio completamente a caso lasciato qua. I cancelli sono semplicemente aperti, anche le torri sono chiuse, in realtà non si riesce a accedere, non capisco. È un peccato perché sono curiosa di sapere la storia, di avere qualche informazione, sicuramente andrò a cercare su internet qualche dato, ma è completamente abbandonato, è molto triste. Non so se perché per la situazione, per il Covid, per la mancanza di turisti forse, però non ha molto senso. Ma c'è una bella vista, si può vedere tutta la città, il vecchio bazar. Trovo molto molto interessante questa città perché è completamente, non lo so, è diversa, ha tanti edifici in stili completamente diversi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, e a quanto pare è stato perché negli anni 60 c'è stato un brutto terremoto che ha distrutto tutta la città. Quindi hanno fatto un concorso per ricostruire la città, per ridare vita alla città, e ha vinto un artista giapponese che ha scelto questo stile un po' particolare, insomma, un miscuglio dello stile barocco, di uno stile molto vecchio e moderno allo stesso tempo, che per mia opinione personale non c'entrano niente, però danno questo tocco originale alla città. La prossima tappa è stata a Tetovo, una città vicino alla capitale. Non è una città turistica e l'ho visitata semplicemente perché ho degli amici che abitano qui. Volevo andare a trovarli e loro mi hanno ospitato e sono stati super gentili ed accoglienti. Mi hanno portata a visitare alcuni luoghi di maggior rilievo culturale e mi hanno raccontato tantissime storie, tantissime curiosità sulla loro cultura. Nel prossimo video attraverserò il confine per entrare nel Kosovo. Se volete scoprire come continua il mio viaggio, continuate a guardare.